Siamo in India e quello che vedete dietro di me non è solo metallo. È la prova che l'uomo può sfidare la gravità. «182 metri di altezza. Per darvi una prospettiva immediata, immaginate di prendere la Statua della Libertà e raddoppiarla. Non sareste ancora arrivati alla sommità della sua testa. 70.000 tonnellate di cemento, 18.500 tonnellate di acciaio strutturale, 1.900 tonnellate di bronzo solo per il rivestimento. Non è un monumento, è un assedio alle leggi della fisica. Benvenuti nel cantiere più ambizioso, complesso e simbolico della storia moderna, un'opera che ha ridefinito la scala dell'architettura globale. Ma per capire perché questo colosso domina l'orizzonte, dobbiamo guardare oltre il metallo. Quest'uomo è Sardar Vallabhbhai Patel. Dimenticate le date e i libri di scuola, focalizzatevi sulla parola unità. Nel 1947, al momento dell'indipendenza, l'India non era una nazione. Era un mosaico instabile. Esistevano 562 stati principeschi, ognuno con le proprie leggi, i propri confini e le proprie ambizioni di sovranità. Senza la diplomazia d'acciaio e la fermezza di Patel, oggi l'India sarebbe un continente diviso in decine di piccoli paesi in costante conflitto tra loro. Lui è stato il collante, l'architetto che ha convinto, mediato e unito questi frammenti in un'unica potenza. Non è solo un'effigie, è il simbolo di una nazione che ha scelto di restare intera. Patel è l'uomo che ha trasformato una frammentazione debole in un'unione inattaccabile. Sostenere un titano così sottile e alto in una zona soggetta a venti estremi e rischi sismici è stato un incubo ingegneristico. A 180 metri d'altezza l'aria non è una brezza, è una forza d'urto che può superare i 180 km/h. La soluzione non risiede nella rigidità, ma nella flessibilità controllata. All'interno battono due piloni cilindrici in cemento armato ad altissima densità che fungono da spina dorsale. Questi pilastri costituiscono il core, il cuore strutturale progettato per una micro-oscillazione calcolata. Funziona come un albero millenario. Se fosse totalmente rigido, la pressione del vento lo spezzerebbe alla base. Invece, la struttura è progettata per flettere, assorbendo l'energia cinetica delle raffiche senza trasmetterla alle giunzioni critiche. Il rivestimento esterno è un capolavoro di micromeccanica. 6.500 pannelli di bronzo, ognuno con una forma e un peso unici, montati come un puzzle gigante su una complessa maglia metallica secondaria. Non esiste ripetizione, ogni singola piastra è stata fusa per seguire le rughe del volto, le pieghe della tunica e i dettagli della pelle del leader. La sfida tecnica è stata la gestione della dilatazione termica. Sotto il sole tropicale il metallo si espande. Se i pannelli fossero stati uniti rigidamente, la statua sarebbe esplosa dall'interno. Invece, ogni pezzo respira, muovendosi in autonomia per evitare crepe, pur mantenendo l'illusione di un unico blocco monolitico di bronzo. Ma il segreto più profondo di questa costruzione non è tecnologico, è umano. Si chiama Campagna Loha. Il governo indiano ha lanciato un appello senza precedenti. Ha chiesto ai contadini di ogni singolo villaggio del paese di donare i propri vecchi attrezzi agricoli in ferro. Vanghe consumate, aratri che avevano lavorato la terra per generazioni, falci ormai inutilizzabili. Milioni di agricoltori hanno risposto consegnando letteralmente un frammento della propria vita e del proprio sostentamento. Oltre 135 tonnellate di ferro grezzo, sporco di terra e sudore, sono state raccolte, fuse e purificate.
Quel metallo è stato colato nelle fondamenta e nelle strutture di supporto che sorreggono il peso del gigante. Quando osservate la base di questo colosso, non state guardando acciaio industriale anonimo, state guardando il sacrificio fisico di un popolo che ha voluto sollevare il proprio unificatore. La realizzazione è stata una vera marcia forzata contro il tempo. 3 anni, solo 33 mesi per passare dalla posa della prima pietra alla punta della testa. In qualsiasi altra parte del mondo, un'opera di questa magnitudo avrebbe richiesto almeno un decennio. Hanno lavorato contemporaneamente 250 ingegneri e 3.400 operai, 24 ore su 24, su turni incessanti. La logistica era al limite dell'impossibile. Il sito si trova su un isolotto remoto nel fiume Narmada, lontano dalle grandi infrastrutture. È stato necessario costruire ponti, strade di accesso e impianti di betonaggio dedicati solo per alimentare un cantiere che divorava materiali a ritmi vertiginosi. Il costo totale ha toccato i 422 milioni di dollari, una cifra che ha scatenato dibattiti feroci in tutto il mondo. Molti si sono chiesti se quei soldi non dovessero essere spesi altrove, ma la risposta non risiede in un bilancio economico. La regione circostante è stata trasformata da zona rurale isolata a polo turistico globale, con aeroporti, ferrovie e infrastrutture che oggi servono milioni di residenti. La struttura non è una spesa a fondo perduto, è un acceleratore di identità e di economia, è il modo in cui una potenza emergente dichiara al mondo di avere la capacità tecnologica e finanziaria di realizzare ciò che altri non oserebbero nemmeno progettare. È un investimento sull'orgoglio di appartenenza. Entrando all'interno del gigante, la percezione della realtà cambia. Non sembra di stare dentro una statua, ma in una complessa installazione industriale verticale. Ascensori ultra rapidi percorrono l'interno delle gambe del colosso, coprendo 150 metri in pochi secondi, mentre percepite la pressione cambiare nelle orecchie. Arrivati a 153 metri, all'altezza del petto di Patel, si apre la galleria panoramica. Attraverso le fenditure invisibili tra i pannelli di bronzo, la vista è mozzafiato. Sotto di voi, la mastodontica diga di Narmada sembra un piccolo modellino in scala e le colline di Satpura si stendono come onde verdi fino all'orizzonte. Siete sospesi nel vuoto, protetti da tonnellate di metallo, ingegno e calcoli matematici. Questa struttura ci ricorda che l'unità è la forza più difficile da costruire, perché non nasce dal cemento, dall'acciaio o dal bronzo, ma dalla volontà di restare insieme. Il ferro vecchio dei contadini, consumato dalla terra e dal lavoro, è diventato parte di un gigante visibile da chilometri. E l'ingegneria più estrema ha trasformato un ideale politico in una presenza reale, immensa, impossibile da ignorare. Si può discutere il costo, si può discutere il significato, ma davanti a un'opera così, una cosa è certa. Ogni nazione sceglie cosa lasciare al futuro. L'India ha scelto di lasciare un simbolo alto, 182 metri, un uomo di ferro e un messaggio inciso nel cielo.